queste frittelle state svoltate. Guardate che morbidezza, guardate. Tu immagini il pane intinto dentro al succhetto del sodale delle cozze. Com'è? Questo è di più. E tari grei. E vedi? Sono le cozze. E queste sono le solite cozze gratinate che se fa bene. Ma io ti do altre idee con le cozze, perché sono sempre le stesse cose. Fai il sodè, la patate cozze. E io invece ti voglio dare un'altra idea. Pensate che è una figata. Pappa a pomodoro e cozze. Buona da morire. Dei linguini con le cozze e i friggitelli. Che spettacolo, sempre roba che costa poco. E poi per finire le cozze fritte in pastella, non puoi capire, da sturbo, ti senti male. Quindi con 2 lire, con 2 spicci, con poco lavoro ti faccio sempre bella frittura. Vedi tutte e 3 le ricette da morire. Oh. Buona. Le cozze, il pane, i fiori di zucca sono diciamo opzionali, il prezzemolo, la cipolla, il peperoncino, l'aglio, ho l'aglio normale secco e sia l'aglio fresco, e poi ho una passata di datterini gialla che proverò insieme a voi. E poi che ci vuole? L'olio. Come iniziamo questa ricetta? Sicuramente con un goccio d'olio, semplicemente. Questo vedete è aglio fresco. Taglio la parte delle radici, poi affetto così un po' di rondelle, metto dentro la mia nuova wok le cozze, le metto qui insieme al nostro aglio, così tutte, vai. A me per fare la pappa al pomodoro mi serve il liquido, perché normalmente la pappa al pomodoro si fa con un brodo vegetale e il pomodoro. Io che ho fatto? Ho aggiunto un altro po' di acqua per avere ancora più liquido aromatizzato col gusto delle cozze. Metto un coperchio, chiudo bene e faccio aprire le cozze. Fino a qua è una stupidaggine, è facile, no? Pane raffermo, eccolo qua, lo tagliamo a pezzettini e se volete potete aggiungere anche la crosta, lo possiamo aggiungere, facciamo a pezzettini più piccoli, perché il pericolo qual è della crosta? Che rimane leggermente più dura, c'ha una doppia consistenza, però a noi queste cose un po' così semplici a noi ci piacciono tanto, quindi questo gusto pure della crosta, che non buttiamo niente del pane pure vecchio, è pazzesco e facciamo diventare un piatto straordinario. Quindi l'idea qual è? Che da un pane raffermo, da 2 cozze che costano 4 euro al chilo e fanno benissimo, perché potete mangiarne quante ne volete, perché sono poveri di calorie, sono ricche di proprietà di minerali e fanno bene. Quindi mangiatevi più cozze, ok? Non fate i grandi soltanto con gli scampi e i gamberi, ci sta tanto pesce. E poi l'impatto delle cozze rispetto al mare è nullo perché sono allevate, ok? Io comincio a sentire il profumo, Lo sapete che le cozze si stanno a aprire, piano piano si stanno a aprire. Trito il prezzemolo, così mi avvantaggio, vi voglio insegnare che dovete creare una linea come si fa nei ristoranti. Quando voi avete già tutto quanto pronto, cucinare è più facile. Cominciamo a vedere quelle che già sono pronte. Io vado proprio a caparle. Vedete? Prendo le cozze aperte, perché poi ci saranno, vedete, tutte quelle aperte, così non le stracuociamo, e ci sarà qualcuna diversa, no? Che ci mette un po' più di tempo, e diamogli il tempo ad aprirsi, perché se no abbiamo ste cozze stracotte. Il liquido lo lasciate da una parte. Mo' abbiamo tutto sto liquido, lo decantiamo un pochettino e lasciamo sul fondo. Vedete, guardate sul fondo, fai vedere camera 1, guarda, vedi? Un po' di impurità, stop, qui ci fermiamo. Sciacquatella, la padella la wok antiaderente perché dà più fiducia, no? Perché vedete, e basta un attimo, dai una sciacquata, se è un ottimo antiaderente come in questo caso, con la carta gli diamo, la cozza si ribella, con la carta gli diamo una pulita, ecco, un'asciugata più che altro, e siamo pronti a ripartire. Prendiamo una cipolletta rossa. Non li voglio fare tanti piccoli pezzetti perché si devono vedere, quindi taglio a metà così la cipolla e poi vado di conseguenza così a dadini. Olio, un altro pochino ci vuole, la cipolla, mettiamo un po' di gambi di prezzemolo e facciamo stufare leggermente la cipolla. Nel frattempo che facciamo? Non stiamo con le mani in mano, se sgusciamo le cozze. Allora, guardate la morbidezza della cozza, pure buona. Buonissima, saporita. Allora, il periodo migliore di mangiare le cozze?
i frutti li metto dentro al liquido, guarda qua così rimangono morbidi, belli. Allora, il periodo migliore di mangiare le cozze sembra strano, ma sono più piene quando è estate, sono il momento migliore, ma potete mangiarle anche in inverno, però l'estate c'è un peso specifico più alto, sono belle piene. È inutile che vi dico, quando scegliete una padella antiaderente dovete essere attenti, usate tutta roba in Teflon, in materiale che non vi rovina la padella, quindi queste qui in gomma, che alimenti che resistono a oltre 200-300 gradi, capito? Non si sciolgono. La cipolla sta andando, è giusta, metto il pane, lo facciamo insaporire, ma manca qualcosa. Che manca? Oh, l'aglio, un po' d'aglio non ce lo mettiamo, che fa? Ma roba così senza sapore, senza niente. Lo facciamo a pizzettini proprio piccoli, dai, così nessuno vede, nessuno dice niente. Potete come dire la roba, mischiarla, capito? Vai. Mo fatelo bene insapori. Così. Bene, 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 bene. Deve prendere tutto il gusto della base che abbiamo messo, della cipolla, l'olio col prezzemolo, con i gambi di prezzemolo, tutto. Poi che faccio? Piano piano bagno. E qua adesso mo deve accadere l'apoteosi, nel senso che sto pane con sta cipolla, con sto succo di cozze, diventa ancora più buono. Vedete, piano piano si ammorbidisce. A questo punto, pomodoro. Io ho il datterino giallo, però senza datterino giallo non si può fare. Sì che lo puoi fare. Usa il pomodoro rosso, una passata, un pomodoro pelato, come fa te. L'importante è che è buono. Facciamo anche prendere un po' di pomodoro, ma un po' di piccantino non ce lo mettiamo? Per forza. Vedete, avete capito che cosa voglio realizzare? Voglio realizzare una pappa al pomodoro non monocromatica, ma colorata. Pensate poi quando metterò poi anche il prezzemolo, no? Acqua di cottura delle cozze sempre, un altro po' di pomodoro e qua ragazzi è l'apoteosi. La pappa al pomodoro è un piatto di recupero, cucina povera, quello che ci differenzia ovunque nel mondo, perché noi con poco facciamo cose meravigliose e di una bontà unica. Fiore, qua levate la parte esterna, poi il pistillo va tolto. Poi se vi piace potete fare in questa maniera, tagliare la parte del gambo così, poi tagliamo i fiori in quest'altra maniera, già sono stati lavati i fiori, a pezzettini così, e li mettiamo dentro. I fiori all'ultimo proprio, io adesso, vedete, è talmente morbido il pane, guardate, piano piano poi mettete il liquido, serve un altro pochino di liquido, ce lo aggiungete un po' alla volta, non fate la brodaglia, non fate il pappone, no pappone ragazzi, deve essere una cosa che è morbida, ma non deve essere una brodaglia, pappetta dei ragazzini, capito? Prezzemolo tritato, quindi no basilico, perché qui se era la pappa al pomodoro classica ci sarebbe andato il basilico. Guardate che meraviglia, guardate, impiattiamo in questa maniera, immaginate questo qua deve essere un antipasto, non deve essere, non può essere un secondo, no? Poi le cozze, ok, così. Mangiare senza vino un piatto buono è triste. Alla salute, quindi con poco possiamo fare tanto. E questa è una dimostrazione, la nostra, alla salute. Vi farò queste frittelle squisite, saporite, con una salsetta a parte un po' piccantina, come piace a voi. Per la salsa di soia, lime, zenzero, cipollotto e un po' di peperoncino piccante. Per la pastella abbiamo la farina, zero, e il lievito di birra. Da mettere dentro la pastella abbiamo le alghe wakame, ma se non trovate le alghe wakame c'è la lattuga. Poi un po' di formaggio, perché a noi ci piace quel filo e fondi, e poi un po' di cozze, senza mettere nessun soffritto. Le apriamo proprio al vapore, nature, pulite. L'avete visto migliaia di volte, andate a vedere la ricetta che ho fatto con le cozze, come si puliscono e come si sistemano. Coperchio, così fa vapore e si aprono bene come piacciono a noi. Per non sbagliarvi vi dico questo: avete messo 2 tazze di farina dentro la ciotola, userete 2 tazze di acqua per fare la pastella. Il rapporto deve essere pari, 100 grammi di farina, 100 grammi di acqua. Quanto ne metto di lievito? Allora, su 500 grammi metto circa 10 grammi di lievito. Lo lasciate lì, lo fate la mattina, la sera diventa una nuvoletta, è
è pazzesca. Butto l'acqua con lievito, mescolo, così i grumi si scioglieranno, non vi state a preoccupare. Vedete la densità? È così, molto lenta. Pochissimo sale, pochissimo, perché poi abbiamo la salsa di soia, abbiamo le cozze, abbiamo le alghe. La coprite, la pastella, e la fate lievitare. Con che cosa? La coprite con un panno. Evitiamo da consumare sta plastica. Evitiamo un bel panno come una volta faceva mamma. In canavaccio sopra e la fate lievitare, almeno per 3-4 ore. Queste sono le alghe Wakame, sono quelle più semplici da trovare. Sono secche, guardate, così. Dice che sono trucioli di legno, no, non so truci, questi qua pesano 60 grammi queste alghe, ma pensate che è una quantità, questa quantità io ho messo a bagno, guardate che è diventata, e queste sono buonissime per fare le insalate, sono consistenza deliziosa, non sono salate, sono buonissime. Non le trovate? Alternativa, compra la lattuga di terra, così la taglia a striscioline, così c'è sempre questo gusto, non dico di mare, però insieme all'acqua, alle cozze, così ci assomiglia e c'è sempre un gusto fantastico. Ecco qua, così abbiamo tutte e due, guardate che belle. Le cozze sono pronte, vedete? Meravigliose. Questo adesso è il lavoro, quello più, diciamo così, lungo, è quello di sgusciarle. Io faccio così, uso guscio e guscio, vado, poi così, guardate che sventole, belle, umide, non le fate rinzeccolire, se non andiamo a litigare, guardate che mostri che ci stanno. Adesso è il periodo migliore di mangiare le cozze. Buone. L'estate e la loro stagione sono gonfie, piene, saporite, gustose. Compratele, costano poco, sono ricche di sali minerali, mangiate la roba pure che costa poco, è buona, non vi fate infinocchiare, la ponga, allevata, quella che vengono da non sai da dove, e dai. Fatevi intanto la salsetta, quindi lime massaggiato, tagliamo come vi ho insegnato, lasciamo soltanto la parte questa qui centrale, succo di lime qui. Immaginate allora, succo di lime, freschezza, compreso anche il nostro zenzero, no? Un po' schizzato. Quindi zenzero, un pezzettino, lo puliamo, così, metteteci quello che vi piace a voi. Allora può essere pure una salsetta fatta a base pomodoro, piccantina, va benissimo lo stesso. Poi grattugio un po' di zenzero, quindi immaginate freschissimo, vai. Uno spicchietto d'aglio, diamo sempre una grattatina, così, e vai, cipollotto fresco, sottile, e anche il verde, che diamo un colore anche molto carino, un po' di piccante, tutto dipende da quanto è piccante, quindi assaggiate. Poco, mamma mia, salsa di soia. Volete il colpo di tacco? Lo volete o non lo volete? E mo voto. Liquido di cottura delle cozze. Come sarà? È buono. Formaggio. Se non avete problemi col formaggio non ce lo mettete. Se non avete problemi con niente, come a casa nostra, mettetelo. Che cosa mangiamo tutto? Facciamo dei cubettini. Mozzarella vecchia nel senso non mangiate più perché stava qualche giorno in frigo. Utilizzate tutto quello. Anzi, ce l'ho. Eccola qua, ecco qua. L'avevo presa questa qui, l'avevo decongelata, me l'era avanzata per fare la parmigiana, poi non ce l'ho fatta più e ce l'ho, bravissimo. Questa è una mozzarella di bufala, quindi potete utilizzare quel formaggio che può fondere, la scamorzetta, anche affumicata va bene. Mettiamo un po' di formaggio, un po' di mozzarella di bufala, un po' di alghe, così la facciamo proprio bella mista. Vediamo un po'. Io ci metterei pure un po' di liquido, guardate, delle cozze. Ci mettiamo un po' di lattuga, un minestrone facciamo, Quindi potete metterci una sola o lattuga o le alghe di mare, le cozze, o così intere, goglio, o le potete anche tritare. Però tritandole un po' si sciupano. È brutto qua, roba di cozze tritate, dai. Guardate che spettacolo, mamma mia ragazzi miei. Ma mi viene voglia. Cucchiai nell'olio. Prendo
e scaravento dentro. Come sarà? Che la domanda sorge spontanea, no? Guardate che sono belle, colorate. Il verde della lattuga è fighissimo perché è bello chiaro. Le alghe sono un po' più scurette. Oh. Ma vedete che famigliola, quanto noi volevo bene, famo queste ricette pazzesche. Ma che volete scrivere? Vi è piaciuta l'idea di queste frittelle? E mettete questo like, che idea è figa, dai! Mario, sei pronto? Scoliamo bene, le fai scolare e raffreddare un pochettino. Guarda che bel colore, guarda. Guarda, il verde, c'è la cozza, c'è tutto. Vogliamo assaggiarle, Mario? Mi dà per uno? No, tutto mio. È calda ancora, dai. Non ci faccio diventare mazzo. Posso vedere cosa c'è? È perfetta, guardate che bella. Fammi vedere. Mario è bollente, è buonissima. Quando prendi una cozza impazzisci. Godi da morire. Mario. Scotta ancora. Metto le mie frittelline, così. Una bella montagnola in questa maniera. Un po' di salsetta, così. Guardate che meraviglia. Se siamo capiti? Una volta è liscia, cioè con le verdure. Una volta senti la cozzetta dentro, una volta senti la mozzarella. Andrei subito a comprare un po' di cozze, una pianta di lattuga e fate questa meraviglia. Un po' di farina e lievito ce l'avete a casa e un gocciolino ghiacciato. Ingredienti: le cozze, le linguine, non è uno spaghetto ma sono linguine, peperoncino, pomodoro lungo, frigidelli, aglio e l'olio. Solo quello buono. Subito un goccetto d'olio. La prima cosa che dobbiamo fare è aprire le cozze. Deve essere un piatto che non ti impegna, una ricetta veloce. Diamo una schiacciata all'aglio, mettiamo qui, partiamo subito con le cozze. Le cozze le avete viste migliaia di volte come le pulisco. Quella aperta la buttate subito, non fate i tirchi, perché sennò poi vi rovinerà tutte le altre cozze. Coperchio. Lo sapete, ormai avete imparato, non si sta con le mani in mano. E subito. E il pomodorino datterino. Mo, che qua, te voglio dire. Lo sai quanto costa i datterini? 4 euro, 3,50 euro, 4,50 euro, 5 euro, adesso che è in estate. Ma se questo qua lo trova 1,50 euro e lo stesso è un bel pomodoro, ma risparmiamo, no? Ma qual è il problema? Invece di tagliarla a metà e metterlo là così, il datterino è buono, è dolce, tutto quanto, però se si può, adesso che stagione usiamoli quest'arte, no? Che so, di chi sono figli questi? E sono figli nostri pure questi, no? E dai, acqua in piena ebollizione, buttiamo, pomodori via, zac, li facciamo raffreddare un pochettino. E guarda qua che pomodoro, guarda che come l'ho cotto bene, perfetto, è lucido, spettacolare. Possiamo metterlo questo qua un pomodoro così per non rovinarlo, possiamo proprio metterlo quando stiamo mantecando la pasta, così rimane questo bel colore integro, stupendo, guardate, perfetto, guardate che bello, pomodoro, eccolo qua, stupendo. Vogliamo fare i fighetti? Se facciamo i fighetti dobbiamo fare così, togliamo il liquido interno, i semetti e poi tagliamo, come lo volete, a strisciolini così, è pure bello così, dato che uno spaghetto ci sta bene questo taglio, senza che facciamo una concassé o un quadratino, vedete, guardate che bello. Adesso il lavoro più complicato è quello di sgusciare le cozze, eccole qua, belle, però voi mette quando sgusci le cozze è tutto più comodo, è più facile da mangiare, liquido via, che ci può servire per la pasta, fatelo un po' decantare, via, frigidelli. O sapete il trucchetto, no? Spingete dentro, incarcate e levate. E li facciamo così senza i semi e senza il picciolo. Rifaccio, eh? Questo mi ha insegnato Giulia. Ciao Giulia. Incarchi e tiri fuori. Lo sapete che vuol dire incarcare? Spingere, pressare. Un po' di olio extravergine d'oliva. Frigidelli. Un po' di sale. E buttiamo subito la pasta. Che qua ci vogliono 10-12 minuti abbondanti. Fateli cuocere pochissimo perché sono talmente sottili e piccoli che ci vuole pochissimo. Per me già sono perfetti così, pronti. Pulite la pentola con la carta e si rincomincia. Un altro goccetto d'olio.
Certo, abbiamo speso poco di cozze e di cose, come si dice, di verdure, però con l'olio gli avevamo dato sotto, eh. Vai, allora, una grattugiatina all'aglio, così si sente meglio. E fate adesso ben sciogliere, amalgamare l'aglio dentro l'olio, così. Anzi, metteteci pure un goccetto d'acqua, così. Poi, peperoncino. E mo immaginate, sta pasta a che punto sta? Sarà cotta? Sarà ancora troppo dura? Io faccio così. Adesso la cuociamo qui dentro. Oh, le cozze già sgusciate? Tenerissima, morbida, nuova roba. Inseccolità. Acqua di cottura delle cozze, perché questi si sbattono l'uno con l'altro. La pasta con il liquido delle cozze e patatracche, esce il patatracche, con l'olio extravergine, zacchete, la cremetta. Guardate qua che cremetta, cioè è assurdo, però sentite il rumore? Quasi di bruciato, quasi si sta attaccando. Un altro goccetto d'acqua, un filo d'olio, poi frigidelli, zac zac, cioè guarda che spettacolo ragazzi. Pomodori, cioè colori, 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 cozze, spengo tutto e qui avviene adesso quello che ci piace tanto a noi. The Sound of Love ragazzi, guarda, dai. Manca una cosa, un po' di prezzemolo ce lo devo mettere per forza. Dai. Mettiamo tutto quello che fa ridere questa pasta, che la fa gioire, le cozze, i friggitelli. E il gioco è fatto. Quando prendi il frigidello senti una botta che non finisce mai, sembra proprio lo shuttle sulla pista di lancio che va verso il cielo più assoluto, un gusto pazzesco, gli dà una botta che non finisce mai, ragazzi è da rifare.